Il ricorso dell'Inter è stato ufficialmente respinto, Bologna-Inter, quindi si dovrà rigiocare. Voglio parlarvi intanto di quella che era la notizia, ma voglio anche togliermi qualche sassolino, voglio mettere sul tavolo qualche opinione personale, qualche riflessione su questo tema che tiene banco ormai da mesi, che sta facendo discutere da mesi in casa Inter, ma soprattutto attorno al mondo Inter. Voglio confrontarmi con voi anche su questo tema di cui abbiamo già dibattuto molto all'interno del club di Passione Inter e che ha acceso la discussione anche durante la nostra diretta, mentre abbiamo commentato live il comunicato ufficiale diramato dal CONI, che vi condivido per leggere che il collegio di garanzia del CONI, di fatto quindi l'ultimo grado di giudizio per quanto riguarda la giustizia sportiva in Italia, ha respinto il ricorso iscritto, presentato in data 21 marzo 2022 dalla società Inter contro la Federazione Italiana Gioco Calcio nei confronti della società Bologna Football Club e della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l'annullamento e o la riforma della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale pubblicata in data 23 febbraio, che aveva respinto il reclamo proposto dall'Inter in data 30 gennaio avverso la decisione del giudice sportivo nazionale pubblicata il 21 gennaio 2022 in merito alla gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall'articolo 53 Noif per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionale Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest'ultima. Questo è il comunicato ufficiale, si fa riferimento, per chi magari si fosse perso la prima puntata di tutto questo caos, alla partita tra Bologna e Inter che doveva giocarsi il 6 gennaio scorso, prima gara del 2022. Nel Bologna c'erano alcuni casi di positività che avevano portato la ASL, l'azienda sanitaria territoriale, a bloccare il Bologna, a chiedere quindi il blocco del Bologna, che non ha potuto, quindi stando alle disposizioni dell'azienda sanitaria, prendere parte alla partita, alla quale invece l'Inter si era regolarmente presentata ed era scesa in campo per il riscaldamento di una partita che poi non c'è mai stata. Questo quindi il fatto, e quindi l'ultimo grado della giustizia sportiva dopo che l'Inter aveva presentato ricorso, come detto, prima per il giudice sportivo e poi per il secondo grado di giudizio. Da questo punto di vista, una partita che è sempre stata l'asterisco di questa seconda parte di stagione e che nei vari calcoli durante l'anno ha fatto molto discutere, perché anche altri allenatori avversari avevano parlato di questa situazione anomala, alludendo magari al fatto che questa potesse creare delle problematiche riguardanti la regolarità e il regolare svolgimento di questo campionato. Voglio darvi un po' di pensieri sparsi. Innanzitutto spero che a questo punto siano tutti contenti, soprattutto quelli fuori dal mondo Inter, perché questa partita si giocherà. Io vado per gradi e parto da una primissima considerazione. Come accennavo anche poco fa, il peccato originale risale innanzitutto a quel Bologna-Inter, perché stando ai protocolli, stando a quelle che erano le regole in vigore, tra l'altro anche qui bisognerebbe aprire un'altra parentesi, i protocolli, il 2022 non è il primo anno di pandemia, non era una novità la situazione che stavamo vivendo, ci si poteva presentare un pochettino più pronti ad affrontare queste situazioni al 6 gennaio 2022. Ma a parte questo, c'era in vigore un protocollo, il protocollo prevedeva che il Bologna dovesse presentarsi comunque in campo, non si è presentato in campo perché bloccato dall'azienda sanitaria territoriale. Ci sta, capisco che non potessero andare contro le decisioni dell'azienda sanitaria territoriale, però dal punto di vista sportivo quello doveva portare al 3-0 a tavolino, che poi tramite il ricorso, come era accaduto anche in altri episodi, in altri precedenti, si potesse, si dovesse anzi poi arrivare a giocare la partita, è un altro discorso e sono d'accordo. Però io lì rimasi molto sorpreso anche dal perché non venne dato il 3-0 a tavolino subito e invece si decise subito per far rigiocare la partita, e tra l'altro arrivò anche in corsa un nuovo protocollo. Detto questo, quindi il risultato magari alla fine non sarebbe cambiato, perché alla fine magari comunque sia la partita tra Bologna e Inter l'avremmo comunque rigiocata, e mi sarebbe stato bene però se in quel caso appunto fosse stato intrapreso lo stesso percorso che abbiamo visto in altri casi. Il peccato originale è stato non giocare quella partita, che l'Inter avrebbe
assolutamente dovuto giocare, il Bologna con diverse assenze magari l'avrebbe persa, adesso l'Inter si ritrova a dover recuperare questa partita in una situazione di calendario che si fa molto molto difficile, perché Bologna-Inter inserita nel 27 aprile sarà subito dopo Inter-Roma e prima di Udinese-Inter, quindi a 5 giornate dal termine del campionato l'Inter affronterà il Bologna che doveva essere il primo avversario del girone di ritorno e lo farà all'interno di un mese in cui si giocherà ogni 3 giorni e chissà quante cose sarebbero cambiate invece giocandola a quei tempi. Detto questo, ne approfitto anche per smentire e per ridere un po' in faccia a chi dice che l'Inter abbia presentato il ricorso per poter rimandare all'infinito e a piacimento la gara col Bologna. Ecco, io sfido chiunque a sostenere questa tesi, che l'Inter abbia rimandato la partita, abbia cercato di rimandare la partita contro il Bologna per non giocarla nel periodo tra gennaio e febbraio soprattutto. L'Inter ha presentato ricorso ed è andata avanti con i suoi ricorsi perché evidentemente, anzi oggettivamente, aveva elementi a disposizione per poter presentare il ricorso e per poter cercare di avere ragione e di prendere il 3-0 a tavolino, che non è una questione di voler vincere facile, è una questione però di far rispettare regole e protocolli e procedure come si è fatto anche in altri episodi, perché c'erano in questi casi, almeno da quelle che sono le notizie emerse in queste ore, che abbiamo commentato in questi giorni, sono emerse dei vizi formali o comunque dei comportamenti da parte del Bologna che non hanno ricalcato in maniera totalmente esatta, totalmente corretta, quelli che erano i comportamenti richiesti da parte dei vari protocolli e da parte anche di quelle che erano state le metodologie, diciamo, utilizzate anche in precedenza l'anno scorso in casi simili. Quindi sulla base di queste piccole differenze che comunque c'erano, l'Inter ha portato avanti il suo ricorso. Molti in questi giorni hanno poi richiamato per esempio alla memoria anche il caso di Verona-Roma, in cui anche lì per un piccolo errore sulla distinta poi si arrivò al 3-0 a tavolino per il Verona, di una partita che invece si giocò. Non vedo perché allora in questo caso l'Inter, pur essendo questi vizi e queste differenze piccole, non clamorose, si parla per esempio del fatto che il Bologna non abbia fatto un reclamo formale di non poter, diciamo, prender parte a questa partita per cause di forza maggiore, e questo sarebbe il primo vizio, il primo piccolo errore, diciamo, commesso da parte del Bologna. Seconda cosa, il Bologna, secondo quello che circola sulla stampa, avrebbe presentato poi una lista sulla base della quale fare poi i vari conteggi a livello di protocollo su quanti assenti e quanti calciatori disponibili effettivamente c'erano, una lista che in realtà non era una lista corretta, quella dei contatti stretti con i calciatori positivi, perché in quella lista erano stati inclusi anche calciatori che fisicamente non erano nemmeno nel gruppo squadra e nemmeno nel Bologna. Quindi delle differenze sostanziali rispetto a dei casi che c'erano stati in precedenza, che potevano portare effettivamente ad un esito diverso. Un esito diverso che non c'è stato. Quindi io, per andare verso la chiosa, verso la chiusura, sinceramente non voglio pensare, anzi cerco di sconsigliare a tutti quanti di sostenere che questa sia una decisione politica, perché io credo che ci siano dei professionisti, non sono nemmeno io competente a tal punto in materia legislativa, in maniera legale, da poter dire che il ricorso è stato respinto in maniera errata. Se l'Inter ritiene che il ricorso non sia stato accolto e ci siano errori, anche qui potrà ricorrere eventualmente a TAR, anche se credo che non ci siano più le tempistiche. Io penso che la decisione a questo punto sia stata presa rispettando le leggi e le regole, e quindi arrivati a questo punto, se il collegio di garanzia del CONI mi dice di rigiocare la partita, io la rigioco. Però dire anche prima di questo esito del ricorso, secondo me è giusto rigiocare la partita così almeno non parlano gli altri, non ha alcun senso. Perché va bene l'animo sportivo, anch'io sono d'accordo sul voler vincere le partite sul campo, sul voler assolutamente giocare e vincere questa partita, però un conto è l'essere sportivi, un conto è far rispettare le regole e tutelare i propri diritti ed i propri interessi. Quindi se fossero stati commessi degli errori che andavano contro il regolamento e l'Inter riteneva appunto che ci fossero determinati tipi di errori, secondo me è stato giustissimo presentare il ricorso ed arrivare fino al grado di giudizio che si ritiene corretto, fino ad arrivare alla decisione, ad accettare appunto la decisione che verrà presa dal punto di vista
legale. Altrimenti tutti gli altri discorsi sportivi, siamo interisti, distinguiamoci dagli altri, lasciano il tempo che trovano, perché è un discorso di regole, non un discorso di sportività. Se la regola avesse detto che l'Inter avrebbe dovuto prendersi il 3-0 a tavolino, avremmo dovuto rispettare quella legge e stop. Questo è il mio punto di vista. Io spero che adesso l'Inter farà ulteriormente gruppo dopo questo tipo di decisione, non che mi sorprenda che il 3-0 a tavolino sia stato respinto, non che mi sorprenda che si debba rigiocare questa partita, anzi, lo dicevo anche in apertura, secondo me la strada, anzi la tappa d'arrivo sarebbe stata quella, cioè il rigiocare la partita. Francamente pensavo che ci si arrivasse tramite un altro percorso che abbiamo visto utilizzare per esempio anche l'anno scorso, ovvero innanzitutto il 3-0 a tavolino e poi i vari ricorsi che portano a giocare la partita. Il risultato non cambia, però formalmente e anche oggettivamente la differenza è abbastanza sostanziale, secondo me. Detto questo, speriamo che quindi le polemiche possano finalmente placarsi. Io spero che l'Inter possa fare, come dicevo, ulteriormente gruppo attorno a questa cosa e tirar fuori quindi una carica extra. Anche da questo sarà un finale di stagione importantissimo, fondamentale. L'Inter si ritroverà adesso ad affrontare un Bologna che è estremamente diverso rispetto a quello che avrebbe affrontato a gennaio, un Bologna che ha di fatto recuperato diversi elementi, potrebbe essere matematicamente salvo e quindi magari avere qualche stimolo in meno, ma c'è anche la questione Sinisa Mihajlovic a cui rivolgiamo un grande augurio, ovviamente un grande abbraccio di pronta guarigione da parte di tutta la community di Passione Inter, che comunque lotterà e forse darà anche dal punto di vista emotivo qualcosa in più al Bologna. Ecco, non mi si venga quindi più a parlare di campionato falsato da questo punto di vista, perché la partita è stata rimandata fino al 27 aprile. Se il campionato è stato falsato, secondo me il peccato originale è all'inizio, come dicevo, in quel 6 gennaio, quando l'Inter avrebbe dovuto affrontare o quantomeno prendersi il 3-0 a tavolino fin da subito per quella partita. Poi i vari vizi formali che ci sono stati lungo il percorso sono, secondo me, secondari e appunto, stando al comunicato ufficiale del Collegio di Garanzia del CONI, evidentemente non sufficienti per portare ad accogliere il ricorso presentato dall'Inter. Mi raccomando, attenzione nei commenti, rimaniamo all'interno dell'ambito comunque sportivo e manteniamo i toni corretti. Fatemi sapere che cosa ne pensate e nei commenti, quindi aspetto le vostre opinioni. Se mi avete seguito fino a questo punto, fatemelo sapere con l'emoji del pollice alzato e vi ricordo come al solito che se volete la discussione continua all'interno del club di Passione Inter potete entrare a far parte su www.passioneinter.club.